Troppo spesso ci dimentichiamo quello che ci hanno indicato come strada, come via i grandi profeti. Possiamo andare a messa, possiamo fregarcene di questi argomenti, ma di base sappiamo tutti che sono esistiti dei grandi maestri che hanno vissuto in modo completamente differente da come ciascuno di noi vive. Nella nostra società siamo abituati a vivere di frenesia, a vivere di paura, del timore che se fermi un attimo tutto questo meccanismo che corre costantemente, il mondo potrebbe finire. C'è proprio un'angoscia molto profonda in cui tu ti senti parte di una catena di montaggio. In realtà, quando ti fermi un attimo, sai che non ti interessa minimamente nulla di far parte di questa catena di montaggio, eppure non riesci a fermarti, eppure sei al servizio di un sistema che sembra più grande di te. E questo non lo fai soltanto tu, ma lo fanno anche dei professionisti che magari avrebbero il ruolo di guidarti, ma non possono farlo neanche loro, in quanto sono parte di quello stesso sistema. Da quante persone io ho sentito che la società non può essere cambiata e che quindi dobbiamo cambiare noi e basta. Ma con questo non si fa nient'altro che intendere che dobbiamo rimanere schiavi e che l'unica cosa che conta è che manteniamo uno stato di serenità, di quiete, di benessere in qualsiasi circostanza ci troviamo. Questo sembrerebbe un principio nobile se non fosse che molte volte, proprio quando ci rassereniamo con qualche tecnica per stare un po' meglio, semplicemente scompare quel disagio fondamentale per capire che tutto questo mondo si regge su delle logiche completamente errate che portano l'uomo a essere schiavo della paura di essere giudicato dagli altri, di essere escluso socialmente. La paura fondamentale è la paura della morte. Questa morte simbolicamente viene rappresentata in quanto magari noi non rischiamo una morte immediata, ma quel crocifisso nelle aule dei tribunali, o un tempo in tutte le scuole, indica che l'uomo che finalmente si libera, che finalmente riconosce la sua autorità, che deriva dal cielo, deriva dall'eterno e non dai riconoscimenti degli uomini, ecco, quell'uomo inevitabilmente sarà ucciso, sarà distrutto, disintegrato da una società che non può sopportare di non avere il controllo su tutto.